Bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Oggi abbiamo con noi Daniela, bentornata, è un'insegnante di Kobudo e oggi gli faremo delle domande per capire, per dare delle risposte a tutti voi appassionati, anche se state già praticando questo tipo di arti marziale in un corso. Faremo delle domande interessanti a Daniela per cercare di capire qual è la strada migliore per iniziare a praticare con la spada. È diversa questa però. Quella a 1,5. Ah, sì, perché te l'ascolti sempre, è vero. Diversi tipi di combattimento con la spada giapponese si sono codificati nell'antico Giappone e vengono insegnati ancora oggi. Le scuole di combattimento con la spada erano davvero numerose e alcune esistono ancora. Chiaramente in forma rivista attraverso la loro chiara evoluzione che hanno avuto nel tempo. Esploriamo oggi con Daniela il mondo del combattimento con la spada giapponese e le diverse spade da allenamento che vengono utilizzate. Ok, allora partiamo con un primo allenamento che può essere fatto con la spada, uno stile, il Kenjutsu. Parlaci del Kenjutsu. Allora, una delle arti marziali più conosciute e rispettate è senza dubbio il Kenjutsu, ovvero l'arte della spada. Si pratica con una spada di legno con fattezze che ricordano quelle di una katana. Come questa? Sì, esatto. Lo studio si basa essenzialmente sull'esperienza che era stata fatta sul campo di battaglia ed è quindi un'arte che richiede molta pratica con la spada tramite l'esecuzione di kata o di movimenti prestabiliti. Naturalmente è richiesto molto controllo per non farsi male. Perché naturalmente prendere in testa uno di questi o sulle mani o addosso sembra, diciamo, ma è di legno, non fa male. Sappiamo che fa male. Sappiamo che fa male. Sei stata testimone di... Sì, ho capito, ok. Vorrei chiederti se puoi parlarci un po' dello Iaijutsu, la pratica della spada, adesso passiamo a parlare proprio della lama. Le differenze ci sono tra lo Iaijutsu e lo Iaido. Partiamo dai punti in comune. Sia Iaijutsu che Iaido comportano il perfezionamento del controllo della spada e il rinfodero. È stato sviluppato come un modo per estrarre rapidamente la spada dal fodero per riuscire in qualche modo ad anticipare l'avversario in caso di attacco a sorpresa. Questa arte risale al Giappone feudale, quando i guerrieri samurai iniziarono ad indossare la katana attraverso la cintura con la lama rivolta verso l'alto. Quindi era diciamo la scuola, la pratica dell'estrazione rapida con la spada in questo modo. Nello Iaijutsu invece la formazione consiste in waza, ovvero tecniche varie, esercizi che vengono svolti a coppie, e tameshigiri, cioè la pratica di taglio. Durante l'allenamento i praticanti in genere utilizzano lo Iaito, che è una spada di metallo non affilata, utilizzata come questa che hai qua? Sì, esatto. Okay. Utilizzata per sviluppare le tecniche per affrontare diversi avversari immaginari che possono attaccare da soli o in gruppo da diverse angolazioni. Quindi un allenamento, diciamo, già orientato verso il combattimento con la spada. Lo Iaijutsu inoltre allena il praticante a bloccare o tagliare con una posizione ed un equilibrio adeguati. In questa pratica infatti possiamo esercitarci con una spada lunga, quindi una katana non affilata, o una spada corta detta wakizashi. Ok. D'altra parte gli esercizi con il partner invece aiutano a sviluppare tempismo, distanza e spostamenti adeguati. Anche in questa arte marziale gli esercizi a coppia possono essere svolti con un bokken o comunque con una spada di legno per svolgere l'esercizio in sicurezza. Tuttavia un maestro o un insegnante potrebbero comunque utilizzare una shinken, cioè una lama vera che usa anche per tagliare bersagli come tatami e bambù. Che lì bisogna essere molto attenti alla pratica, perché già con una lama che taglia non è facile allenarsi. Lo Iaido include l'estrazione della spada, il taglio, la rimozione del sangue e infine il rinfodero della lama.
Lo Iaido, praticato seriamente, è un'arte marziale non competitiva, tuttavia ci sono alcune competizioni molto discutibili dove due praticanti eseguono i kata fianco a fianco, con una giuria che decide il vincitore. Ma perché ti viene da ridere mentre parli dello Iaido competitivo? Penso sia un lato dello Iaido che non ti piace molto. No, non lo conosco molto, devo essere onesto. Ragazzi, state ad ascoltare perché ragazzi Daniela sa veramente un sacco di cose. Anche nel ninjutsu c'è una pratica molto importante dedicata alla spada. Ecco, dici un po' qualcosa riguardo i ninja che usano la spada nei corsi odierni. Come molti sanno, il ninjutsu consiste in diverse discipline, dalle tecniche di combattimento con la spada al combattimento a mani nude, fino ad arrivare anche al lancio di armi da taglio e all'uso di svariate tipologie di armi, appunto. Ogni ninja quindi poteva padroneggiare molte arti marziali e riceveva un addestramento anche nel travestimento, nell'occultamento e anche in metodi di attacco un po' insoliti. E li abbiamo visti in diretta, li abbiamo visti live qui in dojo, I ninja generalmente usavano il ninjato, ovvero spade con lame dritte e impugnature più lunghe rispetto alla classica spada da samurai, e servivano anche come strumento multifunzionale. Hanno imparato l'abilità di estrarre la spada dal fodero in spazi molto ristretti e anche utilizzarla in situazioni molto particolari. Tutte le spade e le tecniche dei ninja erano progettate per ingannare i nemici. Ci sono diverse scuole di ninjutsu, la maggior parte dei quali insegna un insieme di abilità e arti di combattimento dei samurai. Adesso andiamo a una delle discipline più, diciamo, praticate e anche più iconiche, un po' inconfondibili, che è il kendo. Allora, innanzitutto il nome kendo è relativamente moderno. Quindi parliamo di un'arte marziale di concezione moderna. Infatti questo nome non era comunemente usato fino al 1920. Nella pratica viene utilizzata una spada di bambù, detta shinai, e i praticanti indossano un kit di protezione chiamati kendo gu. Anche in questo caso il kendo fa della competizione il suo fine ultimo, tuttavia nel dojo molte volte i praticanti usano spade di legno, ad esempio il bokken, per l'allenamento dei kata, e non per tutti gli esercizi è richiesto di indossare il loro kit di protezione. Quindi hanno anche alcuni esercizi di pratica che fanno senza l'armatura, diciamo, e non necessariamente con lo shinai ma anche con il bokken. Kenjutsu, la pratica della spada di legno, diciamo, con lo yaijutsu, la pratica invece della spada vera, che studia principalmente l'estrazione. Che cosa puoi dirci se andiamo a confrontare, se dovessi scegliere tra questi due sistemi di pratica? Da una parte lo yaijutsu si concentra sulle tecniche per estrarre la spada, e rimetterla poi di conseguenza nel fodero. Queste non le metti, vero? No, non le metto, però serietà quando riparti, se no sembra che... Il kenjutsu si riferisce a vari colpi e parate che un guerriero avrebbe usato dopo che la sua spada era stata... Il kenjutsu si riferisce invece a vari colpi e parate che un guerriero avrebbe usato dopo che la sua spada era stata sguainata. I movimenti prestabiliti o i kata di kenjutsu e yaijutsu derivano però entrambi dal campo di battaglia, anche se le tecniche di yaijutsu si praticano da soli. Quindi studio della spada in estrazione sono da solo, studio del kenjutsu e del combattimento botte con le spade di legno. Ok, abbiamo capito. Quindi arriviamo un po' a definire la differenza tra kenjutsu e kendo per fare un po' più di chiarezza. Il kenjutsu è uno stile aggressivo di scherma progettato per il combattimento pratico, per uccidere un nemico. Diciamo che il kendo si è sviluppato dal kenjutsu, ma lo studio della spada è per lo sviluppo personale, piuttosto che per studiare un combattimento vero e proprio, a parte le competizioni. Nel kenjutsu i praticanti utilizzano la spada di legno o bokken anche perché è resistente, economica e molto meno pericoloso di una spada. D'altra parte però il kendo si è evoluto in una sorta di sport che utilizza una spada di bambù, lo shinai appunto, sia nelle gare che negli allenamenti. Nel kenjutsu invece lo spadaccino esegue dei kata e dei movimenti in cui sembra quasi combattere con il suo avversario, ma nella pratica la spada non tocca mai il corpo dell'avversario. Okay.
Al contrario invece i combattenti di Kendo nelle competizioni colpiscono bersagli sul corpo dell'avversario per appunto guadagnare dei punti. Anche perché hanno l'armatura, quindi si possono colpire e si colpiscono anche veramente forte, infatti. Se ci puoi nominare qualche scuola secondo te che merita di essere seguita ancora ai giorni nostri, qualche scuola tra le più importanti che tu ritieni che siano tra le più importanti, che studiano ancora l'arte della spada come veniva fatto dagli antichi samurai. Da dove cominciare? Quante ne posso nominare? No, vabbè, ne puoi nominare quante ne vuoi, cioè diciamo 2, 3, 4, insomma, quelle che ritieni più importanti, dai, quelle che tu sai che sono ancora storiche, dai. Allora, inizierei parlando del Tenshi Shoden Katori, che è uno dei più antichi sistemi di arti marziali giapponesi. In origine la spada giapponese era comunque un elemento centrale all'interno di questa pratica. Oggi invece i praticanti di arti marziali usano spade singole o doppie di varia lunghezza e si allenano appunto nel Kenjutsu. Kenjutsu, Yaijutsu, Bojutsu, Yari, Naginata e Shoto. Quindi studiano tantissime armi nel Katori Shinto-ryu. Ok, ce ne puoi dire un'altra? Un'altra scuola molto interessante è lo Yagyu Shinkage-ryu, anche questa una delle più antiche scuole che insegnano l'uso della spada corta o wakizashi, sebbene però alcune pratiche si concentrino anche sulla spada lunga o katana. I guerrieri samurai indossavano abitualmente una coppia di spade, sia lunga che corta, mentre se erano all'interno di un castello portavano solo una wakizashi, ovvero la spada corta. Infatti era necessario essere abili anche con il combattimento con la spada corta in modo da potersi difendere in caso di attacchi improvvisi. Allora concluderei parlando del Maniwanen Ryu. Lo stile si caratterizza per l'esecuzione di molte tecniche con gli shinai ed è stata una delle prime scuole di Bujutsu giapponese ad aver impiegato l'uso dell'arma d'addestramento al bambù. L'allenamento con le spade in bambù è diventato un elemento importante nella creazione poi del Kendo. Le tecniche di questa scuola a prima vista possono sembrare molto strane e prive di alcuni elementi stilistici che invece caratterizzano le altre scuole di spada giapponese più classiche, diciamo. Tuttavia questo stile è conosciuto per essere molto ingannevole e sottile nella sua esecuzione. Attenzione! E nel tempo ha dimostrato la sua efficacia sia nel campo di battaglia che nei duelli durante appunto la sua lunga storia. E naturalmente ragazzi non è facile trovare una scuola diciamo che porta avanti ancora una tradizione antica e quindi segue l'insegnamento che veniva dato agli antichi samurai, però penso che attraverso tutte queste cose che Daniela ci ha detto vi siate fatti più o meno un'idea di come vi piacerebbe usare la spada, quindi magari andate a riascoltarvi i punti del video dove la Daniela parla del modo di usare la spada che voi preferite e sicuramente riuscirete a trovare la vostra scuola. Bene, che dire, ringraziamo Daniela per averci fatto questa lezione veramente bella e poi magari scrivetemi qui nei commenti se conoscevate le scuole che Daniela ha consigliato di cercare e di praticare o se state già praticando uno stile di un'altra scuola e fateci sapere qui nei commenti qual è la vostra scuola. Bene, ci vediamo al prossimo episodio. Ragazzi, iscrivetevi al canale, aiutateci a portare avanti il progetto di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano. Cercatemi, sono anche sugli altri social, mi trovate su Instagram, su TikTok, insomma se mi cercate mi trovate e noi ci vediamo perché ridi? Al prossimo episodio. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato! Us! Yatta!